Bentornati sul canale della Fottuta Nostalgia. Oggi vi do un ricordo, anche se avete più di 40 anni è impossibile che voi abbiate dimenticato le pubblicità degli improbabilissimi prodotti della ditta Same che trovavi su riviste come Il Monello, L'Intrepido, perfino su Diabolic e Topolino. Tra questi c'erano i mitici occhiali a raggi X che promettevano di guardare attraverso i vestiti delle ragazze e le mitiche scimmiette di mare. Sì, questi esseri che avevano addirittura il re, la regina, una vera e propria civiltà organizzata, che spesso facevano vedere appunto nella fotografia che c'era questo re seduto sul trono con queste scimmiette intorno, con questi sudditi scimmie intorno. In realtà non era altro che un timido piccolissimo crostaceo, l'artemide, che veniva spesso utilizzata come cibo per i pesci d'acquario. Iscriviti subito alla Soffitta di Pippo per non perderti nessun episodio. Celebriamo un'epoca di libertà, bellezza e dive indimenticabili. Ne vedremo delle belle, anzi di bellissime. Attiva la campanella e partiamo. Erano gli anni '80. Il fumetto era un mezzo di intrattenimento molto diffuso tra i ragazzi. All'epoca non c'era internet, si leggevano tutti, la maggior parte dei ragazzi leggevano fumetti e pensavano a che cosa pensa un adolescente. Ecco, se non c'è internet, come fare a vedere le donne nude? A questo annoso quesito rispondeva la ditta Same, che proponeva a questi ragazzi, paradossale che poi queste pubblicità finissero sulle riviste per ragazzi, ma non c'erano solo gli occhiali a raggi X e le scimmiette di mare, c'erano penne che promettevano di guardare attraverso i muri, bambole gonfiabili e pomate che promettevano di aumentare la massa fisica, e non vi dico quale tipo di massa poteva essere aumentata, e massaggiatori elettrici, la forma alquanto improbabile. Sicuramente vi starete chiedendo, su via dai, ma chi potrebbe cascare mai in una cosa del genere? In realtà la ditta Same all'epoca, Same Govi, la ditta milanese fondata nel 1967, a quell'epoca era una ditta fiorente e i suoi prodotti erano richiestissimi. Ma che cosa succedeva quando ti arrivavano in casa questi occhiali a raggi X che promettevano di guardare attraverso i vestiti delle persone, e in particolare, lo sappiamo, delle ragazze? Questi occhiali non erano altro che un pezzo di cartone con dei dettagli, delle fessure, dove tu attraverso queste fessure vedevi l'immagine distorta, un po' come fare così, ecco, e socchiudere gli occhi, inizia a vedere tutto sfocato. Questa sfocatura dava l'idea di guardare all'interno dell'oggetto che si stava osservando. Voi direte, truffa? Sì, fino a un certo punto, perché poi la ditta Same allegava un biglietto con su scritto: indossa questi occhiali e inizia a immaginare. Quindi immaginate questi adolescenti già istigati dalla lettura del postal market e avere davanti l'opportunità di poter guardare attraverso i vestiti. Tanti veramente ci cascavano. Ma poi quello che mi faceva sorridere di più erano come erano presentate queste pubblicità, tipo: le donne preferiscono gli uomini dal torso villoso. E qui perché?
E qui promettevano pomate che spalmate facevano crescere abbondantemente questi peli sul torso. Fortunatamente di questi oggetti non ne funzionava uno, ma io direi fortunatamente. Fate crescere in poco tempo barba e baffi, poi il braccialetto karate, la crema sorprendente che sviluppa i muscoli, le scimmie di mare. Questa è meravigliosa! Un sensazionale sapone che fa dimagrire. Il sapone che fa dimagrire. Il sapone fa dimagrire. Come cazzo? Il sapone, ma come fa il sapone a far dimagrire? Ma cos'era? Soda caustica, ti toglieva la pelle di dosso. E poi interessante anche che sono stati dei precursori perché vendevano una sigaretta che sarebbe l'archetipo, il prototipo forse della sigaretta elettronica, una sigaretta per perdere l'abitudine del tabacco. Perderete il vizio del fumo senza soffrire grazie a questa sigaretta che non si accende mai. Cioè una sigaretta che era una sigaretta finta, non so se usciva il fumo, non lo so, questo sarebbe interessante, cioè sembra il prototipo dell'attuale sigaretta elettronica. Incredibile. Oppure statura più alta, ma che cos'era? E dietro questi prodotti rivoluzionari che promettevano di far crescere peli, di aumentare la massa muscolare, di farti diventare più alto, dietro questi prodotti naturalmente c'era sempre il nome di un fantomatico medico tedesco. Ma perché i tedeschi? Infatti qui dice: grazie al famoso sistema del professor Boris Kranfeld e il dottor Nancy Lederberg. Incredibile. Certo che su queste riviste poi si mettevano sempre immagini di modelle, di attrici e modelle che negli anni 80, che lo sappiamo, andate a vedere anche i video della soffitta di Pippo, recitavano in film popolari, abbastanza scollacciati, quindi l'istigazione c'era tutta. Comunque tutti questi prodotti oggi fanno parte dell'immaginario collettivo di quegli anni e possiamo ripensarli magari con un sorriso e una certa nostalgia, non troppa però, mi raccomando. E voi quanti di questi prodotti vi ricordate? Se questo video ti è piaciuto, mi raccomando lasciami un like e condividi. Se ancora non sei iscritto alla soffitta di Pippo, mi raccomando iscriviti per rimanere sempre aggiornato sui miei contenuti. Noi ci vediamo alla prossima, sempre qui, sempre sulla soffitta di Pippo. Ciao!